tutti da Gabriele e bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Heidenhain. In un video precedente vi avevo mostrato gli approcci ai profili con compensazione raggio di tipo circolare, circolare tangente, lineare circolare tangente. Se non avete ancora visto quel video, vi suggerisco di andare a vederlo, mettere un bel pollicione di like e suggerisco sempre anche di seguire il canale cliccando sulla campanella in modo da non perdervi i video che pubblico. Quindi questa volta il profilo in realtà io l'ho già scritto. Ho già scritto la lavorazione ripetuta anche con un incremento in Z di 1 millimetro, ripetuta circa, ecco qua, 19 volte in modo da arrivare ad una profondità di 20. Allora, il disegno in questione è questo qua. Ora ve lo lascio un pochettino in modo che voi possiate eventualmente farvi uno screenshot se volete memorizzarlo, perché appunto questa volta non lo vedremo passo passo, ma l'ho già scritto e volevo andare dritto dritto poi alla gestione degli approcci. Ok, visto il disegno, quindi questo qui è il profilo che io sono andato a scrivere. Reset più avvio, avvio singolo, ok, vedete è questo qua, spero si riesca a vedere abbastanza bene, magari tolgo i quadretti in modo che si veda solo il profilo pulito. Ok, io qui mi sono prima posizionato fuori dal mio pezzo, in una posizione qualunque, potrei anche cambiarmela, ok, per farlo ancora più, diciamo ancora più fatto male, ok, x-50 e x-150, anche qui, ok. In questo modo ho quindi approcciato poi il mio profilo con un comando proprio lineare, dritto per dritto, senza grandi ragionamenti, e sono andato ad approcciare sul mio pezzo. Non dico che così fosse proprio sbagliato, però diciamo che è un po' poco ragionato. Ok, in questo caso poteva comunque andarmi abbastanza bene. Quindi il profilo l'ho già scritto perché volevo andare dritto dritto poi a vedere la questione degli approcci lineari tangenti o degli approcci lineari sulla normale. Gli approcci li troviamo come sempre, come l'altra volta, dietro il comando apr-dep che troviamo sulla tastiera del nostro controllo numerico. Quando si aprono i soft key, i primi due che abbiamo a sinistra sono appunto gli approcci lineari, LT tangente e LN sulla normale, e quindi perpendicolare rispetto al punto. Vediamo come prima cosa, direi, l'approccio lineare tangente. Quindi eliminiamo questo mio brutale posizionamento in lineare così e andiamo a chiamarci invece l'approccio lineare tangente. Come sempre ci chiede la coordinata del profilo che noi intendiamo raggiungere, x-70, y-70. Confermato con ENT, ci esce questo elemento di sintassi che è len, che come vediamo poco sopra sulla barra gialla ci chiede la lunghezza. Qui vuole sapere quanto deve essere lunga questa linea, questo segmento che deve inserire, diciamo anticipando la coordinata x-70, y-70. Io ora metto un 50 mm, poi sarà la grafica che mi dirà eventualmente quanto ho esagerato o no. Ricordatevi che bisogna anche sempre tenere conto, a seconda della condizione, della posizione, anche di qual è il valore del nostro raggio fresa. Nel mio caso è una fresa da 50, devo tener conto anche di quei 25 mm, oltre che appunto di quanto grezzo ho prima di questo punto. Correzione raggio, nel mio caso era una correzione raggio sinistra, e l'avanzamento. Quindi in questo modo, se prima il posizionamento era fatto in questo modo qua, quindi se ne partiva brutalmente su questo punto, ora vediamo quale differenza c'è. Ecco, vedete che
mi ha inserito, quindi rispetto al punto x-70, y-70, che poi è questa parte qui del mio pezzo da costruire, ma inserito appunto una linea lunga 50 mm che precede quel punto e che mi mantiene, diciamo, la linearità, mi mantiene la tangenza con poi l'elemento successivo. In questo modo riuscirò ad approcciare in un punto esterno rispetto al profilo, anche se inclinato, senza grossi problemi poi diciamo, di approccio appunto sul pezzo, ma con un approccio più dolce. Quindi questo è l'approccio lineare tangente. Alla fine non ho ancora inserito un distacco e andiamo a vedere il distacco. Quindi se io arrivavo come coordinata finale per chiudere il mio profilo a questa coordinata x-70, a questo punto dovrò inserire anche il distacco. Elimino questo valore qui di disimpegno per adesso e inserisco quindi un distacco. Anche qui utilizzerò un lineare tangente. Lineare tangente che mi chiede solamente l'elemento linea del proseguimento del profilo, eventuale avanzamento e nulla più. Vedete, questo è il prolungamento di 10 mm. Ora, rivediamo come alcune caratteristiche che avevamo notato anche nell'approccio circolare tangente, ovvero queste linee rosse sono i rapidi, le linee bianche sono invece gli avanzamenti, quelli in lavoro. Avendo io come ultimo avanzamento programmato prima del comando di approccio un Fmax, quindi un rapido, esattamente come accade per l'approccio circolare tangente, il primo movimento che verrà eseguito dal controllo per raggiungere dalla coordinata in cui si trova come, diciamo, punto di, come posizione di esterna di posizionamento, per raggiungere l'inizio quindi del segmento lungo 50 che ho programmato nell'approccio, verrà eseguito con l'ultimo avanzamento programmato, fosse anche un Fmax. Ok? Quindi fare attenzione a questa cosa qui. E questa è una prima caratteristica. Poi ce n'è un'altra che invece riguarda il distacco, che non ho inserito quando ho parlato degli altri distacchi. Chiedo venia, ho provato a rimediare mettendolo comunque in un commento, nel commento sotto il video, che riguarda appunto i distacchi. I distacchi vengono, essendo, diciamo, l'impiego, l'utilizzo degli approcci valutati come una lavorazione che viene fatta in compensazione raggio, il comando del distacco, il comando dep, ha già al suo interno l'abbandono della compensazione raggio. Ok? Quindi anche l'altra volta, infatti, non avrete visto nessuna istruzione in cui si rimandava ad un R0 per abbandonare la compensazione raggio. Non l'ho fatto perché appunto all'interno del comando dep di distacco è già al suo interno l'abbandono della correzione raggio. Ok? Quindi se avessi noie con quell'avanzamento in rapido sul primo posizionamento, posso eventualmente nel blocco precedente inserire un avanzamento differente. In questo modo non avrò più tutte quelle rigate rosse, ma mi troverò, vedete, questi avanzamenti controllati già, diciamo, con un avanzamento non più in rapido. Ok, questo è l'approccio lineare tangente, in cui mi viene chiesto solamente di indicare quanto deve essere lunga questa, diciamo, estensione della traiettoria, questo anticipo rispetto alla traiettoria. Nel comando di distacco mi viene chiesta solo quindi l'estensione di questa retta. Anche su questo distacco, come per il distacco circolare tangente,
È molto comodo e molto pratico inserire un valore di prolungamento della traiettoria. Di contro, nel caso si debba ripetere la lavorazione più volte, come è nel mio caso, bisogna considerare il fatto che al termine del distacco non si ha piena conoscenza, diciamo, della posizione sul piano XY in cui termina questo distacco, e quindi bisogna fare un po' delle valutazioni se preferiamo invece avere un distacco con una posizione controllata di termine del movimento. L'unico, ricordo, che permette di fare ciò è il distacco lineare circolare tangente. Ora elimino questi approcci e distacco lineare sulla tangente e vediamo l'approccio lineare sulla normale. Di sicuro è il comando che viene utilizzato meno, almeno personalmente. Vedete che la struttura è sostanzialmente la stessa, ci vengono chieste le coordinate e poi ci viene chiesto di quanto deve essere estesa questa linea perpendicolare al punto che appunto lo precederà. LN F auto, e vediamo il comportamento. Modifico lo zoom, ecco, adesso ovviamente mi dà l'errore perché sotto ho eliminato il distacco, però vedete il posizionamento, se faccio anche sparire l'utensile, arriva proprio a 90 gradi rispetto poi alla linea del profilo che dovrà tenere. Ripeto, è sicuramente quello meno utilizzato, però possono capitare le situazioni in cui questo tipo di distacco, questo tipo di approccio può venire utile. Io personalmente lo trovo più utile a livello di distacco. Allora, up dep, anche il distacco lo facciamo sulla normale e ci allontaniamo in maniera perpendicolare di 50 mm. Ok, se ora vediamo come viene eseguito. Ah, pardon, ho dimenticato un pezzo da qualche parte. Ecco, per esempio ho scritto della riga sbagliata questo comando, chiedo venia. Ho troppi schermi da guardare e ogni tanto poi mi perdo. Allora, vediamolo qua. Ok. Vedete come si svolge, quindi l'approccio è perpendicolare rispetto a questo elemento, il distacco è perpendicolare rispetto all'elemento da cui proviene. Ok? Quindi abbandonerà proprio sullo spigolo. Per esempio, io lo trovo, appunto, dicevo, più comodo forse in modalità distacco, la possibilità di uscire perpendicolare. Per esempio, per realizzare un profilo del genere, potrei apprezzare particolarmente la combinazione di approccio lineare tangente e poi di distacco invece perpendicolare. Quindi se io indicassi una x meno 70, y meno 70 con un approccio lineare tangente e dove inserisco la mia lunghezza di 50 mm, la compensazione e l'avanzamento, quindi un approccio lineare ed un distacco invece perpendicolare. Ecco, vedete, così potrebbe piacermi di più. Quindi un ingresso lineare tangente e l'uscita può comodamente starmi bene anche sviluppata perpendicolarmente rispetto all'ultimo elemento del profilo. Stavolta spero di non aver dimenticato nient'altro. Al limite aggiungerò nei commenti, o se mi dimentico qualcosa scrivetemelo voi all'interno dei vostri commenti, che io aspetto sempre desideroso. Ok, null'altro da dire, vi voglio bene come sempre, spero di esservi stato utile, e alla prossima, ciao ciao, e mettete sempre questi like!